3.850 km il treno delle nuvole congiunge Pechino alla mitica Lhasa, nel cuore del Tibet, il paese delle nevi. 45 ore di viaggio con il panorama che scorre nei finestrini come in un film. La nuova linea ferroviaria è tra le più ardite del mondo, sicuramente la più alta, superiamo i 5.000 metri di quota con i vagoni alimentati d'ossigeno. Dopo aver superato laghi blu cobalto, steppe infinite punteggiate dalla vita di carovane nomadi e mandrie di yak, il treno scende improvvisamente a quota 3007 nella grande vallata di Lhasa, dove su tutto troneggia il gigantesco palazzo della dinastia dei Dalai Lama. Più di 1.000 stanze si innalzano su 13 piani, una straordinaria visione nel terzo cielo tibetano. Da qui ci accompagnerà una solida Toyota Land Cruiser, destinazione Everest. Il viaggio automobilistico è tra i più belli ed emozionanti al mondo. Fino a Tingri seguiamo la strada dell'amicizia che arriva da Shanghai, attraversa mezza Cina e tutto l'altopiano tibetano fino alla frontiera nepalese. Per raggiungere Tingri, solitario e antico villaggio accovacciato ai piedi delle più alte montagne del pianeta, facciamo un'infinità di tornanti, circondati da laghi turchesi, montagne e castelli di ghiaccio. È facile descrivere l'arte raccolta nei numerosi monasteri disseminati sul nostro cammino, sempre più avventuroso. Difficile è trasmettere lo stato d'animo che si respira, confuso tra mistica solennità e bellezza in esilio dal resto del mondo. Raggiunta Tingri, lasciamo la strada dell'amicizia fin qui sempre asfaltata e prendiamo la sterrata che porta all'Everest, del quale scorgiamo già la gigantesca vetta. Improvvisamente la pista è incerta, anche se la direzione è sicura. Isolati e minuscoli villaggi in rivolta con le leggi della natura sopravvivono all'aria rarefatta dei 5.000 metri e ai rigori di un aspro territorio perennemente spazzato dai venti. Unico sostentamento sono gli yak che pascolano a loro agio in questo habitat estremo. I tratti di fuoristrada si collegano ai nuovi in costruzione con cantieri simili a basi lunari. Ancora un tornante ed eccoci al monastero di Rongbuk, il più alto del Tibet, storico punto d'appoggio dei primi tentativi alla conquista dell'Everest che improvvisamente emerge in tutta la sua grandezza. Emozione ma anche commozione di fronte a tanta potente bellezza di madre natura. Ancora 8 chilometri e siamo al campo base, 5.250 metri. Nel male e nel bene abbiamo raggiunto senza fatica la solennità di questo luogo, fino a pochi decenni fa tra i più isolati del pianeta, e possiamo contare sull'appoggio di un motel tibetano, spartano ma efficiente nel servire vitto e alloggio a più di 5.000 metri, al viandante di oggi che, nonostante arrivi a bordo di moderni fuoristrada e con attrezzatura di ultima generazione, si emoziona al cospetto dell'immutata solenne maestosità dell'Everest. Dall'ultimo passo la strada scende impicchiata, lasciando alle spalle l'infinito desertico altipiano tibetano per tuffarsi nella rigogliosa vegetazione subtropicale nepalese. Cambiamo macchina, un'altra Toyota ci aspetta per proseguire il viaggio e raggiungere la caotica bellezza di Kathmandu. Ma l'avventura non è finita, la strada è franata, spazzando con sé un villaggio di 55 abitazioni. La visione è apocalittica, la nuova pista è paurosa, la guida richiede perizia e prudenza assoluta. Ed eccoci a Kathmandu, capolinea di questo viaggio che da Pechino ci ha portati qui attraverso l'immenso altipiano tibetano e i giganti della terra, 5.500 chilometri sulle ali del cielo. Maha